Tada! È nato Lubrifica, l'avete già visto in qualche video spoiler che ha preceduto, ed è un prodotto dedicato al mondo della decontaminazione, al mondo del detailing. È nato proprio per dare la lubrificazione nella fase di contaminazione con l'uso della clay bar o del clay block. Serve appunto per lubrificare e non lasciare segni sulla vettura. Però, come il Labo Cosmetica insegna, ha diverse caratteristiche distintive. La prima è l'assenza di residui, che comporta diversi vantaggi. Il secondo, un'ottima lubrificazione a diluizioni alte, quindi stiamo parlando di diluizione di 1 litro a 10 litri quando si usa la clay bar, oppure in clay block in una diluizione di 1 a 5. Grazie all'assenza di residui ti permette di fare una decontaminazione meccanica senza poi risciacquare e rilavare l'auto, ed è un vantaggio enorme in termini di risparmio di tempo, perché vedo molti detailer che sono costretti, proprio per l'uso di clay lube, così è il termine tecnico usato nel mondo del detailing, per causa di questi residui devono rilavare la vettura prima di poi di essere lucidata. Un altro vantaggio di questo prodotto, è proprio per l'assenza di residui, è che può essere usato come primer per i tamponi durante la fase di polish. Quando il polish è molto abrasivo ed è molto corto, tende a scaldare, quindi viene spruzzato la soluzione di lubrifica nel tampone per dare comfort e velocità di esecuzione. Un altro modo per utilizzare il lubrifica è durante la fase di carteggiatura. Durante il carteggio, quando si vuole spianare una buccia d'arancio, possiamo utilizzare il lubrifica diluito 1 a 15, oppure durante il carteggio del faro, per la pulizia dei fari, in carteggiatura con la macchina pneumatica, possiamo utilizzare il lubrifica. I clay lube sono fatti con 2 tipi di composizione, una composizione fatta con silosani e protettivi, oppure con tensioattivi anionici. I clay lube fatti con i silosani protettivi hanno un vantaggio di poter essere diluiti molto e lasciare sulla carrozzeria una protezione che dà un senso di settosità al tatto. Ma questa protezione poi andrà a interferire nella fase di lucidatura, perché vi ricordo che di solito la decontaminazione meccanica precede poi la lucidatura, mentre la decontaminazione chimica procede solo un discorso di mantenimento dello stato d'arte della vettura. Quindi se io poi vado a lucidare con una superficie trattata o decontaminata con un clay lube che ha con sé dei polimeri o dei silosani, trovo delle problematiche o mancanze di comfort, diciamo così. Trovo delle problematiche perché l'azione del polish rimuove questo strato di settosità, questa protezione, e il movimento circolare del tampone la arrotola, la distacca, creando delle piccole palline come il peeling, palline più o meno peeling come quello che abbiamo sui nostri maglioni di lana durante l'inverno, all'altezza dell'addome troviamo queste palline. Ecco, lo stesso pallino si crea durante la fase di lucidatura, e questo crea noie diciamo che crea interferenze durante la fase di lucidatura. Non è bello vedersi saltare fuori queste palline che vedete durante la fase di lucidatura. Per quanto riguarda invece i clay lube fatti con tensioattivi anionici, hanno questa problematica di lasciare dei residui che devono essere poi rilavati o danno interferenze. Che cosa abbiamo fatto noi? Dove si colloca Lubrifica? Lubrifica fa parte della famiglia dei lubrificanti con tensioattivi, ma non abbiamo utilizzato tensioattivi normali, abbiamo utilizzato tensioattivi che vengono utilizzati per la pulizia dei vetri, additivandoli con tensioattivi cationici che hanno una buona lubrificazione. I tensioattivi che usiamo nei vetri hanno la particolarità di non lasciare residui, quindi un pulitore per vetri non lascia residui. I tensioattivi cationici invece danno un'ottima scorrevolezza alla clay, e hanno dei vantaggi che adesso andiamo a vedere. Danno un vantaggio che riescono a non far aderire durante l'uso le colle. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare che questo lubrifica può essere utilizzato nella diluizione di 1 a 15 per l'installazione dei PPF. I PPF, che è la pellicola protettiva che viene applicata sulla vettura, hanno bisogno prima dell'applicazione sulla carrozzeria
di una sostanza che non permetta alla pellicola di attaccarsi immediatamente, ma di poterla, di creare un cuscino d'acqua e tensioattivi per posizionarla in modo corretto. Prendiamo un adesivo, per esempio, prendiamo questo adesivo che vedete qui e lo spruzziamo lubrifica e lo posizioniamo su questa lamiera. Immaginate che sia un adesivo di gara, quando abbiamo fatto la 1000 miglia, o una pellicola oscurante vetri, oppure una pellicola PTF. Il concetto è lo stesso. Noi applicandolo sopra lo riusciamo a spostare e posizionare dove vogliamo, nell'esatta posizione che ci serve, per poi intagliarlo con precisione negli angoli più corretti per non dare sul segno di applicazione, perché un corretto lavoro, il miglior lavoro sul PPF è quello che non si vedono le cuciture, tra virgolette. Che cosa succede normalmente con i prodotti utilizzati in commercio? Succede che utilizzano tensioattivi anionici. Un prodotto molto utilizzato sono gli shampoo per capelli. In Italia non so per quale motivo va di moda questo prodotto giallo, che si tramanda di corso in corso da padre in figlio, perché è quello che ti dà maggiore sicurezza nell'utilizzo, ma ha delle problematiche. Le prime problematiche sono il fatto che ha dai tensioattivi anionici che creano questi aloni arcobalenici. Questo arcobaleno che vedete, una volta spatolato il PPF in modo che si possa aderire completamente sulla carrozzeria, si formano questi aloni, questo arcobaleno, che io poi riesco a vedere poi una volta applicata la pellicola. Un altro problema è il problema del colpo di colla. Il colpo di colla è una precoce adesione del PPF in alcuni punti della vettura, dovuto appunto al fatto che solo i tensioattivi anionici non riescono a dare il giusto tempo di lavorazione al detailer. I tensioattivi invece cationici ti permettono di far galleggiare la pellicola senza colpi di colla e di far aderire la colla quando tu vuoi. E questo è il grosso vantaggio, cioè dare la possibilità all'operatore con una specie di interruttore, di dare la possibilità di fare attaccare la colla del PPF quando, come vuole, è il sogno di molti installatori. Ecco, noi siamo andati in questa direzione e ci siamo riusciti. La diluizione in questa fase di operazione è della diluizione di 1 litro a 15 litri di acqua. È privo di pigmenti e quindi non lascia colore. Perché quando tu vai a spatolare il residuo, butti fuori dalla pellicola, la stendi e la fai aderire, tutta l'acqua e la soluzione viene portata all'esterno. Però ci sono dei residui, oltre a lasciare il residuo di arcobaleno che abbiamo visto, abbiamo il residuo del colore del prodotto stesso, perché vengono utilizzate a concentrazioni alte e questo poi comporta queste problematiche. È un prodotto, come avete visto, innovativo perché non ci siamo fermati a un semplice clay lube, ci siamo andati oltre, come nella filosofia di Labo Cosmetica. Quando abbiamo trovato nel mondo del PPF la classica frase che sentivamo, si è sempre fatto così, noi abbiamo pensato di fare qualcosa di diverso, come nello stile di Labo Cosmetica. Riassumiamo la diluizione di lubrifica, visto che è un prodotto multiuso. Una 5 come lubrificante clay block, una 10 come lubrificante quando si utilizza la clay bar, una 15 per l'applicazione di PPF, una 20 per l'applicazione di pellicola oscurante vetri, adesivi o piccole porzioni di PPF. Il prodotto è molto economico nel suo uso. Viene fornito nella confezione da 500 ml per quest'anno e sicuramente, se gli utilizzatori troveranno i vantaggi che io ho descritto nell'utilizzo di questo prodotto nell'applicazione PPF, ci sarà presto la confezione da 4,5 litri. Un'altra cosa? Il profumo alla vanilla, cashmere vanilla. Non perdetelo, fatemi sapere come vi siete trovati, ci si vede alla prossima. Ciao ragazzi!